Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Italiano Immersivo, il canale dove impari l'italiano immergendoti nella lingua in modo naturale. Oggi voglio fare con voi una chiacchierata su un tema molto interessante. L'idea me l'ha data uno di voi nei commenti, perché un ragazzo mi ha ringraziato per aver scoperto in uno dei miei video che la parola italiana dopodiché si scrive tutta attaccata con l'accento e non dopo di che in tre parole. E in realtà però è vero questo, sì è vero, però si può scrivere anche dopo di che, anche se è molto raro. Dovete sapere che anche gli italiani nativi hanno spesso dubbi simili. Un po' si scrive con l'apostrofo o con l'accento. Il verbo è si scrive con l'accento grave o con l'accento acuto. La parola affatto vuol dire del tutto o vuol dire per niente. Piuttosto che vuol dire oppure o vuol dire un'alternativa a quello che sto dicendo. Le risposte a tutte queste cose ve le spiego alla fine del video, ma adesso la domanda è: cosa fanno gli italiani quando hanno di questi dubbi? E allora, cosa facciamo noi italiani quando siamo assaliti da un dubbio linguistico di questo tipo? Beh, la maggior parte probabilmente tira a caso sperando di azzeccare quella giusta. Qualcuno magari va a cercare su internet, fidandosi del primo risultato che trova. Però c'è una piccola percentuale di italiani che sono quegli italiani nerd, strani, appassionati della lingua, italiani che conoscono parole strampalate come glottologia, filologia. Questi qui sono italiani che non dormono la notte se non riescono a trovare la risposta vera, unica, certificata, perdono l'appetito, devono riuscire a capire qual è la risposta ufficiale a questo quesito. E allora cos'è che fanno? Ebbene, in Italia, per tutti i dubbi linguistici di questo tipo, la fonte ufficiale più autorevole in assoluto è la Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca è la più antica istituzione al mondo dedicata alla conservazione e alla tutela della lingua. Facciamo un viaggio indietro nel tempo di oltre 400 anni. Siamo a Firenze, in Toscana, nel 1583. Siamo nel tardo Rinascimento. Se ci guardiamo indietro, sembra ieri che la lingua italiana era una piccola bambina in fasce e si prendevano cura di lei le tre corone fiorentine, Dante, Petrarca, Boccaccio, i tre padri della lingua. Questi sono stati secoli di grandissimo fermento storico, culturale, linguistico, artistico, in cui l'Italia produce cose che stupiranno il mondo per secoli a venire, oltre alla pizza e Super Mario. E a questo gesto qui fatto un po' a caso. Ebbene, nel 1583 la lingua italiana ormai è cresciuta, è diventata una giovane ragazza che scalpita per uscire e per trovare il suo posto nel mondo. Un gruppo di letterati che amano trovarsi a casa di uno o dell'altro per fare dei salottini letterari e chiacchierare, fare le cruscate, come le chiamavano loro scherzosamente, decidono di fondare ufficialmente un'istituzione con lo scopo di trasformare questa giovane ragazza, grezza e scalpitante, in una vera donna elegante e maestosa che sarà ammirata da tutti per secoli. La chiamano l'Accademia della Crusca, perché come si fa con il grano quando si separa la farina, la parte nobile, più fine, dalla crusca, che è la parte grezza, la buccia, così loro vogliono ripulire la lingua da tutti gli elementi grezzi per lasciare la parte migliore. Il simbolo dell'Accademia della Crusca è il frullone, un macchinario che si usava proprio per separare la farina dalla crusca e raffinare la farina. Il loro motto diventa
il più bel fior ne coglie. Di lì a poco, nel 1612, l'Accademia della Crusca pubblicherà il primo dizionario italiano nella storia, basato sul volgare fiorentino del 1300 e depurato di tutti gli elementi grezzi delle varie parlate dialettali. Ma noi adesso saltiamo di nuovo sulla nostra DeLorean e facciamo un salto quantico in avanti di 400 anni, tornando ai giorni nostri. Ops. Molto meglio. L'Accademia della Crusca non solo è sopravvissuta per tutti questi secoli ed esiste ancora, ma è oggi il punto di riferimento più autorevole in Italia per tutto quello che riguarda la lingua italiana. Nei secoli ne hanno fatto parte personaggi illustri, come ad esempio Galileo Galilei o Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, l'autore de I Promessi Sposi, il romanzo probabilmente più importante di tutta la letteratura italiana, un po' come per dire Jane Austen per gli inglesi, tant'è vero che I Promessi Sposi si studiano in tutte le scuole italiane e tutti gli studenti lo studiano alle superiori e infatti imparano a odiarlo per poi dopo tornare ad amarlo da adulti quando se lo rileggono in pace, tranquilli da soli, senza il professore che ammazza il testo e gli fa l'autopsia. Ma questo è tutto un altro discorso, magari ne parleremo in un altro video. Però ragazzi, quando io vi parlo di qualcosa non è mai a caso per fare il pedante, ma c'è sempre un motivo ben preciso. Vedete, il fatto è che senza il lavoro e la passione incredibile di questi personaggi, oggi noi, io e voi, non avremmo la lingua italiana così come la conosciamo, questa lingua così bella, musicale, dolce, e tutti conoscono l'italiano per queste caratteristiche. Tutte le persone che incontro, specialmente stranieri, mi fanno i complimenti perché mi dicono, cioè non fanno i complimenti a me, in realtà li fanno all'italiano, e dicono ma l'italiano è una lingua veramente musicale, mi piace perché è una lingua che sembra quasi cantata. Vedete, io sono convinto che la lingua italiana sia così come è oggi anche perché è passata attraverso il setaccio della sensibilità estetica del Rinascimento. Nell'italiano è difficile trovare suoni duri, suoni aspri. Nell'italiano prevalgono la dolcezza, l'armonia, questi suoni legati, le parole che continuano quasi come in uno spartito musicale. Ebbene, adesso sapete che non è un caso. È anche, non solo sicuramente, ma anche il lavoro che hanno fatto questi intellettuali di separare, come dicevano loro, la farina dalla crusca. E che bella farina che è rimasta, vero? Ebbene, quindi oggi, se voi avete un dubbio linguistico sulla lingua italiana che vi impedisce di dormire, che vi ha tolto l'appetito, vi basta andare su internet, andate sul sito web dell'Accademia della Crusca, www.accademiadellacrusca.it, e lì potete trovare tutto quello di più interessante che c'è riguardo alla lingua italiana. Potete lasciare dei quesiti, anche se in realtà vi dico che i quesiti che vengono posti, che poi vengono vagliati e rispondono a quelli più interessanti, non sono di solito quesiti che hanno persone che stanno imparando l'italiano, sono quesiti un po' più complessi che di solito pongono gli italiani stessi, anche se in realtà molti di questi dubbi sono poi gli stessi, perché mi sono reso conto nella pratica che non solo gli italiani spesso hanno gli stessi dubbi di chi sta imparando l'italiano, ma vi dirò di più, spesso chi sta imparando l'italiano, e specialmente se è una persona appassionata di italiano, quindi che lo sta imparando per passione, non per necessità pratica, sono più attenti alla lingua, sono più attenti alla grammatica e tante volte ne sanno di più di noi italiani stessi. Una cosa che a me piace molto dell'Accademia della Crusca è che non è bigotta, perché si potrebbe pensare che un'istituzione così antica e prestigiosa
possa essere bigotta, cioè voglia essere tradizionalista, fermare il progresso della lingua. Invece l'Accademia della Crusca non è niente di tutto questo. Ancora oggi ne fanno parte alcuni dei linguisti più apprezzabili che ci sono in Italia e sono tutte persone che sono apertissime al cambiamento, sono persone che conoscono perfettamente la lingua, la storia, sanno benissimo che la lingua è un fenomeno vivo e che quindi si evolve e cercano di guardare la lingua, capirla, studiarla, osservare tutto quello che c'è di nuovo, catalogare le novità e di offrire dei punti di riferimento affinché la lingua possa progredire in maniera armonica. Quindi, tornando ai nostri esempi iniziali, cosa è giusto e cosa è sbagliato? Qui dobbiamo fare una piccola premessa perché secondo me nella lingua non esiste giusto e sbagliato. Nella lingua giusto e sbagliato sono semplificazioni, proprio per quello che abbiamo detto fin qui. La lingua è un fenomeno vivo e quindi giusto e sbagliato in realtà vuol dire ciò che è prevalente e accettato in un determinato momento storico. Quindi adesso vediamo brevemente le soluzioni ai quesiti iniziali. Un po' con l'apostrofo o con l'accento? Ebbene, un po' va con l'apostrofo perché è l'abbreviazione di un poco e quindi cade la CO e l'apostrofo segna questo fenomeno di elisione, si chiama. Il verbo è va con l'accento acuto o con l'accento grave? Ebbene, e va con l'accento grave. In realtà mi è capitato negli anni dell'università, magari in qualche poesia, in qualche testo un po' strano, di trovarlo con la E, con l'accento acuto, ma è raro, è rarissimo comunque, e va con l'accento grave. Questo è molto interessante perché lo sbagliano tantissimo anche gli italiani. Qual è? Qual è? Va con l'apostrofo o senza? Moltissimi lo scrivono con l'apostrofo perché pensano che sia l'elisione della E di quale, quindi quale cade la E e l'apostrofo indica l'elisione. In realtà no, perché qual è già una forma apocopata, si dice, che parola complicata, no? Apocopata, che ha la apocope. In realtà, ecco, per dirlo in modo semplice, qual è già qual, così, senza E. E quindi non ci va l'apostrofo, perché non c'è nessuna elisione in realtà. Qual è? Piuttosto che, questa è una cosa che fa veramente arrabbiare gli appassionati di lingua, i linguisti. Piuttosto che vuol dire un'alternativa che esclude l'altra ipotesi. Ad esempio, se io dico vorrei andare in pizzeria piuttosto che al ristorante, sto dicendo che vorrei andare in pizzeria, non vorrei andare al ristorante. Però molte persone in Italia hanno preso l'abitudine di usare piuttosto che come se fosse un sinonimo di o, di oppure. E in questo caso notate che cambia anche l'inflessione, cambia anche il modo di dirlo. Ad esempio, ma potremmo andare in pizzeria piuttosto che al ristorante. Vuol dire potremmo andare in pizzeria oppure al ristorante. Ecco, questo è un uso di piuttosto che è sbagliato. Vi prego, non usate mai piuttosto che come sinonimo di oppure. Affatto, affatto è molto interessante perché innanzitutto dobbiamo capire che viene dal latino ad factum, che voleva dire fino al compimento, del tutto. Ebbene, effettivamente è entrata nell'italiano con questo significato. Affatto voleva dire del tutto. Però poi cosa è successo? Che nell'uso è venuta a significare esattamente la cosa opposta. Quindi oggi affatto vuol dire per nulla, per niente. E si è anche aggiunta di solito proprio la parola niente, niente affatto. Ad esempio, se io dico ti dispiace se mi siedo qui? E uno mi risponde niente affatto, vuol dire no, non mi dispiace, per nulla. Però cosa succede? Che il niente, siccome nel parlato si tende sempre ad abbreviare, il niente viene tralasciato. Quindi
possiamo dire: ti dispiace se mi siedo qui? Affatto, siediti pure. E probabilmente è per questo meccanismo che affatto, che voleva dire del tutto, adesso vuol dire, nella maggior parte dei casi, esattamente il contrario, vuol dire per niente. Anche se è possibile trovare affatto col significato di del tutto, magari in testi un po' arcaici, in testi letterari, in usi particolari dove si vuole dare un tono un po' particolare, arcaico. Però nell'italiano parlato normalmente affatto e niente affatto vuol dire per nulla. Quindi insomma diciamo che con tutti questi cambiamenti è un gran casino, però dai, per fortuna che c'è l'Accademia della Crusca che ci aiuta, e un po' anche Manuel, dai, un poco, un pochino vi aiuto anch'io se seguite i miei video. E se vi iscrivete al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, perché se non vi iscrivete poi dopo questi video magari vi escono dal feed, non li trovate più, li cercate e dite: oddio, dove sono i video di Manuel, vorrei fare ancora un po' di esercizio ma non li trovo più. Iscrivetevi e state tranquilli e li ritroverete sempre. Quindi ciao e alla prossima, come sempre.